Ciao Dani, questa è la tua videoanalisi per il diritto. Spero che sarà del tuo gradimento, di tuo gradimento. Allora, iniziamo la videoanalisi. La cosa molto buona alla partenza è la rotazione del piede, vedi il piede destro come si ruota nella direzione della palla in arrivo. Quindi in questo modo trasferisci il peso sulla gamba destra e comincia a spostarti nella direzione della palla in arrivo. L'altra cosa importante, qui come vedi, una cosa buona è che la testa a racchetta, guardala, sta in avanti, quindi il gomito destro sta in linea con il tronco. Bene anche la mano sinistra che accompagna la racchetta, benino come ho scritto qui, che il braccio sinistro è quasi disteso, sarebbe meglio un pochettino più piegato. Guarda Djokovic qua, vedi il gomito in linea con il tronco, la testa a racchetta in avanti, la mano non dominante, quindi la mano sinistra sua accompagna la racchetta. Un'altra, vedi come paragone, il gomito del braccio destro tuo è sotto la spalla, però leggermente basso, quindi sarebbe meglio andare con il gomito leggermente in alto. Guarda un po' Djokovic, guarda come il gomito sta indietro. Andiamo a te. Quindi la cosa buona è la testa in racchetta quando parti sta in avanti, il gomito che sta in linea con il tronco. Vediamo dopo. La cosa, guarda un po' qui, si vede, la mano sinistra già si è staccata dal cuore della racchetta, una cosa non tanto buona come posso dire anche un pochettino grave, che comporterà ulteriormente degli errori che vedrai. Guarda Djokovic, guarda la mano sinistra sua sta sul cuore della racchetta ancora. Vediamo te. Un'altra cosa buona, guarda qui, andiamo indietro, che lo sguardo, vedi, lo sguardo sta verso la palla in arrivo con il mento sopra la spalla sinistra, spalla non dominante. Invece qui, guarda Djokovic anche, guarda come il mento sta sopra la spalla. Andiamo avanti. Ecco Djokovic, ecco te. Cosa buona, guarda, la mano sinistra, il palmo della mano sinistra è rivolto verso il basso, il braccio sinistro si è disteso, come ho scritto qui, è ottimo, però si è disteso troppo presto, quindi siccome hai lasciato prima la mano sinistra dal cuore della racchetta, il braccio sinistro si è steso troppo presto. Djokovic, guarda, guarda un po' quando ha lasciato, quando si è fermato per colpire, quindi vedrai dopo, guarda qui, adesso ti sei fermato sulla gamba destra in open stance per colpire la palla. Guarda l'angolo tra il braccio e il tronco. Diciamo è una preparazione un pochettino troppo ampia, quello per il fatto che, sempre per il fatto che hai lasciato prima la mano sinistra. Siccome hai lasciato prima la mano sinistra dal cuore della racchetta, se ti ricordi qui,
guarda, già qui, questa comporterà questo errore, questo, e poi questo. Quindi il braccio sinistro sta in avanti, si è steso in avanti, guarda, che non è bene. Il braccio sinistro quando ti fermi deve essere disteso, guarda Djokovic, deve essere disteso lateralmente ancora, ma come ho detto, siccome il braccio, siccome hai staccato la mano sinistra dalla racchetta molto presto, comporta di mantenerti in equilibrio in questo modo, col braccio sinistro indietro e col braccio sinistro, scusami, in avanti, disteso in avanti, col braccio destro indietro. Così in questo modo ti mantieni un po' in equilibrio. La cosa buona, come ho scritto, è che il piatto corde è rivolto verso dietro, quindi è rivolto indietro. Come ho scritto qua in blu, il braccio sinistro si deve estendere, si stende lateralmente quando ti fermi per colpire. Quindi guarda te quando ti sei fermato per colpire la palla e guarda Djokovic quando si è fermato per colpire la palla. Guarda un po' come stai tu e come sta Djokovic. Cioè guarda il tuo braccio sinistro dove sta e guarda quello di Djokovic. Il piatto corde guarda come sta, rivolto indietro, come anche quello di Djokovic, guarda. Guarda l'angolo tra il tuo braccio destro e il tronco, è di 142 gradi. Vediamo l'angolo, quello di Djokovic. Quindi se tu noti, guarda un po', è un angolo meno di 90 gradi, quindi una preparazione eccessiva. Questo, come ho detto prima, è perché hai lasciato la mano sinistra troppo presto dal cuore della racchetta. Andiamo avanti. Vediamo cosa accade dopo. Guarda l'angolo tra l'avambraccio e il braccio, che diciamo per la tua impugnatura non è male. Vediamo Djokovic. Guarda, un'altra cosa importante, il piatto corde. Guarda il piatto corde di Djokovic, come è rivolto verso il basso, e guarda il tuo. Guarda come scende, quando scende. Guarda, quindi la testa e racchetta, guarda come è caduta, no, col piatto corde come sta, guarda, è come il piatto corde di Djokovic. Allora, guarda l'angolo tra il braccio e l'avambraccio tuo e guarda l'angolo di Djokovic. Aspetta un po'. Guarda,
poco prima dell'impatto, più o meno gli angoli sono quelli, sono uguali, la cosa buona. Però guarda di nuovo il piatto corde come sta, e il piatto corde come sta qui di Djokovic. Quindi un'altra cosa molto importante è l'inclinazione del palmo della mano destra verso il basso, che il palmo della mano destra deve essere verso il basso dall'inizio fino alla fine. Guarda gli angoli, ok, andiamo avanti. Qua vedi un attimo prima dell'impatto con la palla. Vediamo Djokovic. Allora, guarda, prima di tutto, come ho detto prima, il piatto corde, guarda il piatto corde di Djokovic, è molto verso il basso, è quasi parallelo al terreno, guarda il tuo. La cosa buona è che la testa della racchetta sta indietro, la cosa non tanto buona è che il piatto corde è rivolto verso il basso. Un'altra cosa che non è bene è il braccio sinistro, doveva essere già piegato, il gomito doveva essere già leggermente indietro, invece il tuo sta quasi in avanti. Guarda Djokovic, tutti e due i gomiti stanno in linea con il tronco. La cosa buona è il peso del corpo che sta sulla gamba destra, quindi è stato trasferito sulla gamba destra. L'altra cosa buona è che il tronco è frontale prima dell'impatto con la palla, come anche Djokovic. Andiamo avanti. Ecco, da qua una cosa che non è buona, che il polso è sfuggito in avanti, guarda, vedi, è sfuggito in avanti. Vediamo Djokovic. Guarda, da qua inizia a ruotare, ma il polso è rimasto uguale a prima. Guarda, il polso è rimasto leggermente fermo e da qui ha iniziato a ruotare l'avambraccio. Invece tu il polso, guarda come è andato in avanti. Questo anche perché il piatto corde è rivolto lateralmente. Vediamo, andiamo avanti. Guarda un po' l'angolo tra l'avambraccio e il braccio dopo l'impatto con la palla, quindi siccome è minore, significa che tu hai piegato il braccio invece di distenderlo in avanti leggermente. Per la tua impugnatura non lo potrai quasi mai distendere al massimo, ma doveva essere ancora più disteso, molto più disteso, almeno quanto era piegato prima dell'impatto. Vediamo Djokovic dopo l'impatto con la palla. Guarda. Se ti ricordi prima era un 120 gradi, 128 gradi, come anche te.
Lui ha aumentato questo angolo, quindi ha disteso il braccio in avanti di più rispetto prima dell'impatto con la palla, quindi 140 gradi, invece tu l'hai piegato. Guarda il tuo piatto corde, guarda il suo. Andiamo avanti. Guarda, subito dopo l'impatto con la palla era un 100 gradi e qualcosa, vediamo. 103 gradi. Adesso l'angolo è diminuito ancora di più. Il polso ha continuato a sfuggire in avanti. Vediamo Djokovic. Guarda la sua racchetta, il polso. Guarda. Qui è arrivata in linea. Guarda, qui è arrivato in linea. Invece a te sta in linea, ma col braccio molto piegato. Andiamo avanti. Guarda il tuo finale e guarda il suo finale. Prima di tutto, la cosa buona che hai fatto è cambiare il peso dalla gamba destra alla gamba sinistra dopo l'impatto con la palla, quando hai finito il movimento, hai trasferito il peso del corpo sulla gamba sinistra. La cosa non buona che tu sai bene è che ti sbilanci mentre ti sbilanci indietro. Guarda braccio sinistro, addirittura è disteso e quasi in avanti. Guarda il suo braccio sinistro come sta piegato e addirittura indietro. Guarda il finale di Djokovic come il piatto corde è rivolto lateralmente, invece il tuo, guarda, è rivolto addirittura in basso, quindi significa che il polso, il palmo della mano destra è rivolta verso il basso. Allora, Dani, questo è il tuo diritto, la tua videoanalisi. Se hai qualche domanda, qualcosa che non è chiaro, non esitare di scrivermi. Un abbraccio, ciao.